Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E proprio riferito a questo fatto vorrei ricordarvi di iscrivervi, perché so che molti di voi guardano i miei video ma non si iscrivono. Se non vi iscrivete non aiutate il mio canale a crescere, quindi è molto importante la vostra iscrizione al mio canale. Oggi rispondiamo a una domanda che ho ricevuto nei commenti sotto i video che mi chiedete, insomma, cosa succede alle domande di assegno di inclusione che hanno delle difformità, che sono in evidenza alla sede o che hanno un controllo preventivo. E allora cosa facciamo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare sul sito internet dell'INPS. Infatti l'INPS ce lo spiega con un messaggio, che poi se mi ricordo vi lascio qui sotto nella descrizione del video il collegamento al messaggio. Quindi, per le domande in evidenza alla sede per omissioni o difformità della DSU, le persone riceveranno un SMS, cioè un messaggio sul telefono, oppure un'email di notifica dell'evidenza. Poi, dopo vi spiego anche che cosa fanno le sedi dell'INPS, però prima ascoltate questa cosa che vi devo dire. Dovete sapere che qui sotto, nella descrizione del video, vi ho lasciato un collegamento al mio sito internet e da lì potete mettervi in contatto con me, più avere tantissime altre informazioni. Quindi, qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al sito internet e se vi viene più comodo potete andare anche nella pagina principale del mio canale di YouTube, quindi nella home page. Sotto il mio nome c'è un collegamento, cliccate su quel collegamento e da lì potete partire. Tra l'altro da là c'è anche il collegamento per contattarmi su WhatsApp. Quindi sempre tante novità. Bene, ora vediamo che cosa fanno le sedi dell'INPS. Allora, le sedi dell'INPS, presa in carico la domanda, si metteranno poi in contatto con le persone per raccogliere eventuale documentazione integrativa o addirittura una nuova DSU al fine di eliminare l'evidenza. Ok? Quindi già è un bel passo avanti. A questo punto le persone che hanno richiesto l'ADI hanno poi 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni, oppure ripresentare una nuova DSU alle sedi dell'INPS. Attenzione al fatto che, mi raccomando, passati i 60 giorni senza che nessuno si presenta o porta la documentazione che viene richiesta, allora la domanda a quel punto viene respinta. Poi, per avere maggiori informazioni dovete sapere che all'interno della procedura ADI del sito internet dell'INPS, quindi là dentro, è possibile trovare tutto il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede dell'INPS competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, oppure addirittura presentare ricorso giudiziario. Però seguire quella strada secondo me è un po' lungo e gaboloso. E infine tenete conto anche di questo: tutte le domande assoggettate al controllo preventivo saranno poi comunque elaborate automaticamente passati i 60 giorni dall'inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell'operatore di sede. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, veloce, rapida. Rimborso credito 730. Quando arriva? Quando arriva questi soldi? La regola generale, ricordatevelo sempre, la regola generale è questa: chi prima presenta la dichiarazione dei redditi
prima riceve il rimborso del credito. Ok? Questa è la regola base. Quindi, visto che me lo state chiedendo in tanti, oggi voglio rispondere a questa domanda. Quando arriva questo benedetto rimborso IRPEF del 730? Allora, i primi a ricevere i soldi dell'accredito sono stati ovviamente tutti quelli che hanno già inviato la dichiarazione dei redditi a partire dal mese di maggio e fino là non ci scappa. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, vi ricordo che l'importo del credito viene pagato direttamente dal datore di lavoro assieme alla prima retribuzione utile per ricevere il rimborso. Mentre per quanto riguarda i pensionati, l'accredito viene fatto in linea generale entro il secondo mese successivo. Poi ci sono delle eccezioni rispetto alle date classiche dei pagamenti. Perché? Dalle verifiche che vengono fatte sulle dichiarazioni di redditi potrebbero saltare fuori degli elementi di incoerenza, no? Che non quadrano, che quindi comportano dei controlli un po' più dettagliati da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché sapete, no? Quelli controllano tutto, voglio dire, no? Cioè, a momenti controllano anche quante volte andiamo al cesso, ma ok. E comunque uno dei classici controlli, la base, anche qua, è proprio quello dell'importo del credito da rimborsare. Per esempio se supera i 4.000 euro. Questo è un esempio. Comunque, diciamo questo, alla fine, per riassumere, il rimborso del modello 730 dipende tantissimo dal momento in cui viene inviata la dichiarazione dei redditi. Se vi interessa questo argomento, me lo fate sapere qui sotto nei commenti e lo approfondiamo. Cambiamo argomento e vediamo l'ultima questione di oggi. Vediamo cosa succede quando una persona fa domanda all'INPS della NASPI o della DISCOL perché sono cambiate un pochino le cose e adesso si finisce automaticamente registrati al SISL. Ebbene sì. Il SISL è il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. SISL è una piattaforma, cioè non è un sito internet alla fine, perché chiamano piattaforme ma sono siti internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che però viene gestito direttamente dall'INPS, che serve, lo sapete, perché, o se non lo sapete adesso ve lo dico, serve per l'incrocio di domanda e offerta e di formazione lavoro. In pratica cosa succede? Tramite quel sito internet lì si dovrebbe trovare lavoro, Però torniamo a noi, perché dal 2024, quando si fa domanda di NASPI e di SCOL, e solo quando la domanda viene accolta e poi pagata, automaticamente cosa succede? Che la persona viene iscritta d'ufficio all'interno del sito internet del SISL. Dicono che l'obiettivo di questa scelta sarebbe la promozione e riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità. Dicono. Ora vediamo che cosa cambia per i lavoratori però. Allora, una volta che vi hanno registrati automaticamente al SISL, il beneficiario richiedente, appunto il beneficiario del beneficio, quindi il beneficiario richiedente, avrà tempo, 15 giorni, per accedere al sito internet e completare tutte le informazioni per attivare il patto di attivazione digitale, aggiornare il proprio curriculum, poi redigere il patto di servizio personalizzato e selezionare le agenzie per il lavoro di preferenza. Ma non finisce qua. Ti pare che finiva lì? No, non finisce qua. Non finisce qua perché i beneficiari della disoccupazione devono anche andare, cioè, oltre a farsi sta menata su internet, devono andare anche al centro per l'impiego per finalizzare, quindi mettere nero su bianco, il patto di servizio per la ricerca di lavoro. Questo per quanto riguarda i lavoratori. Cosa cambia invece per i datori di lavoro? Domanda da $100 milioni.
I datori di lavoro possono pubblicare sul sito internet, dentro il sito internet del SIS, le proprie offerte di lavoro per la ricerca del personale. Bisogna vedere se lo fanno, io non lo so questo. L'ultima novità del SISL comunque è questa. Il sito internet del SISL è stato reso disponibile anche a tutti i cittadini italiani, a tutti, italiani e stranieri, che cercano lavoro e quindi possono caricare il proprio curriculum e quindi manifestare questo interesse e intraprendere, così dicono, un'attività lavorativa e formativa. A sto punto però sono curioso di sapere da voi se veramente là dentro si trova lavoro. Se veramente si trova lavoro, perché a me nessuno mi ha mai detto niente. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se veramente tramite il sito internet del SIS si trova lavoro. Ok? Bene. Quindi a questo punto aspetto i vostri commenti. Detto questo, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al mio sito e da lì potete poi contattarmi, oppure, come vi ho detto, se vi viene più comodo, potete andare nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome trovate un altro collegamento e da lì potete mettervi anche in contatto con me telefonicamente, ok? Quindi è molto importante. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!